Salve e bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere come realizzare questo meraviglioso pappagallo. Naturalmente può essere fatto dei colori che più vi piacciono, questa è la mia versione, è semplice come tutti i miei tutorial. Andiamo a vedere come si fa. Sono il tuo amico, sono il tuo amico, sono il tuo amico, sono il tuo amico. Per realizzare il nostro pappagallo, avviare una catenella di 9 maglie, lavorare 9 maglie basse per questo lato della catenella e 9 maglie basse per il lato di sotto della catenella, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 36 maglie basse. Per questo giro lavoriamo insieme e lavoriamo 8 maglie basse con il filato rosso. Io già le ho lavorate, vado a prendere poi il filato bianco e vado a fare un aumento nella maglia qui successiva, quindi vado a fare 2 maglie, 9 e 10, vado a fare 11 e 12, un altro aumento, 13 e 14 maglie con il filato bianco. Vado a sostituire il filato bianco con quello rosso e vado a fare 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Vado a cambiare il filato, prendo quello bianco e vado a lavorare 27, 28, 29, 30 e vado a fare i aumenti 31, 32, 33, 34. Cambio nuovamente il filo, trentacinque, 36, 37, 38, 39 e 40 e vado a lavorarmi così le mie 40 maglie in questo modo. Per quest'altro giro facciamo in questo modo: lavoriamo la nostra maglia, facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia. Dove ci sono le maglie bianche andremo a riprendere le maglie bianche, quindi vado a fare una e 2 maglie nella stessa maglia, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e vado a cambiare il filato. Dieci, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e cambio nuovamente il filato. 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28 e cambio il filato. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e cambio il filato. 37, 38, 39, 40 e andiamo a fare l'aumento nell'ultima maglia, 41 e 42. Facciamo un altro giro di 42 maglie, ma dobbiamo andare a togliere una maglia bianca e realizzarla in rosso, rispettando sempre lo stesso colore. Quindi andiamo a fare in questo modo, vi faccio vedere, andiamo insieme e quindi andiamo a lavorare le nostre 42 maglie. Andiamo a lavorare la prima, vado a mettere il marcapunti, lavoriamo la seconda, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 e vado a cambiare il filato. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e vado a cambiare il filato. Quindi dobbiamo lavorarle allo stesso modo, però anziché farne tutte bianche vado a togliere una da questo lato e una da questo lato e la vado a fare in rosso, però saranno sempre 42 maglie perché andiamo a sostituire solo il colore. Dobbiamo ora andare a fare due diminuzioni, le andremo a fare lì dove dove c'è l'inizio del bianco. Andiamo a fare una diminuzione da questo lato della maglia dove inizia il bianco e l'altra diminuzione andremo a fare alla fine qui dell'ultima maglia bianca. Andiamo a fare la nostra diminuzione, in tutto saranno con le diminuzioni 40 maglie basse. Andiamo a fare la stessa cosa, andiamo a fare una diminuzione della maglia bianca e una diminuzione della maglia bianca da quest'altro lato, in tutto saranno 38 maglie basse. Facciamo ancora una volta una diminuzione della parte bianca, una diminuzione dall'altro lato della parte bianca, in tutto saranno 36 maglie basse. Possiamo staccare il filato bianco ora e andiamo a fare altri due giri di 36 maglie con il filato sul rosso. Facciamo ora un aumento della prima maglia e saranno 37 maglie basse, un aumento della prima maglia e saranno 38 maglie basse, un aumento della prima maglia e saranno 39 maglie basse, un aumento della prima maglia e saranno 40 maglie basse, un aumento della prima maglia e un aumento dell'ultima maglia e saranno 42 maglie basse, un aumento della prima maglia e saranno 43 maglie basse. Facciamo un altro giro di 43 maglie basse, un aumento della prima maglia e saranno 44 maglie basse, un aumento della prima maglia e saranno 45 maglie basse, un aumento della prima maglia e saranno 46 maglie basse, un aumento della prima maglia e saranno 47 maglie basse, un aumento della prima maglia e saranno 48 maglie basse, un aumento della prima maglia e un aumento dell'ultima maglia e saranno 50 maglie basse, un aumento della prima maglia e saranno 51 maglie basse,
Un aumento nella prima maglia saranno 52 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento nell'ultima maglia saranno 54 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento nell'ultima maglia saranno 56 maglie basse. Un aumento nella prima maglia saranno 57 maglie basse. Un aumento nella prima maglia saranno 58 maglie basse. Facciamo altri 2 giri di 58 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia saranno 57 maglie basse. Un aumento nella prima maglia saranno 58 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia saranno 57 maglie basse. Facciamo una diminuzione della prima maglia e saranno 56 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri le nostre 56 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia saranno 54 maglie basse. Facciamo un altro giro di 54 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia saranno 52 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia saranno 50 maglie basse. Facciamo un altro giro di 50 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia saranno 48 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia saranno 46 maglie basse. Lavoriamo le 46 maglie per altri 4 giri. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia saranno 44 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia saranno 42 maglie basse. Facciamo un altro giro di 42 maglie basse e andiamo a riempire con la vatta sintetica. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie basse. Andiamo a riempire bene tutti gli spazi, diamo un po' la forma al nostro pappagallo e andiamo a fare 6 diminuzioni, in tutti saranno 6 maglie basse. Cerchiamo di dare la forma al nostro pappagallo distribuendo bene l'ovatta sintetica. Andiamo a tirare un po' leggermente il petto fuori, ci aiutiamo con l'uncinetto o con una pinzetta e andiamo a distribuire bene l'ovatta nei punti giusti, come vediamo nell'immagine stessa del pappagallo. Dopo aver riempito bene, proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte e possiamo chiudere la nostra parte. Andremo a nascondere il filo all'interno. Per realizzare le ali dobbiamo realizzarne 4 in modo che vengano più folte. Andiamo a fare 4 catenelle con il filato rosso, andiamo poi a fare 4 maglie alte nelle nostre 4 catenelle. Giriamo poi il lavoro e andiamo a fare 3 maglie alte in ogni maglia alta, 1 2 e 3. Andiamo a fare 2 e 3 nella prima maglia, andiamo a fare una catenella, entriamo nella prossima maglia alta, andiamo a fare 3 maglie alte, 1 2 e 3. Facciamo la nostra catenella e andiamo a fare ancora 3 maglie nella prossima, 1 2 e 3. Facciamo una catenella e andiamo a fare 3 maglie alte nella prossima, che sarà l'ultima, 1 2 e 3. Fatto questo, giriamo il lavoro. Andiamo ora a fare 3 maglie alte nelle prime 3 maglie, 1 2 e 3. Facciamo una catenella e andiamo a fare nell'archetto qui una maglia alta. Facciamo una catenella e andiamo a fare 3 maglie alte nelle successive, 1 2 e 3. Facciamo una catenella e andiamo a fare una maglia alta nell'archetto,
una catenella e 3 maglie alte nelle prossime, 1 2 e 3, una catenella, una maglia alta nell'archetto, una catenella e 3 maglie alte nelle prossime 3, 1 2 e 3. Giriamo il lavoro e andiamo a ripetere la stessa operazione che abbiamo fatto sotto. Andiamo a ripetere le maglie uguali, 1 2 e 3 catenelle, andiamo a fare 2 maglie alte, 3, una catenella, una maglia alta sulla maglia alta, una catenella, 3 maglie alte nelle successive e quindi ripetiamo la stessa lavoro che abbiamo fatto sotto. Giriamo poi il lavoro e andiamo a lavorare 9 catenelle, 2 3 4 5 6 7 8 e 9. Andiamo poi a fare la decima, 1 2 e 3, cioè andiamo a fare 3 catenelle per sostituire la prima maglia alta e andiamo a lavorare le restanti maglie alte sulle catenelle che abbiamo appena realizzato. Lavoriamo una maglia alta per ogni maglia catenella realizzata fino a raggiungere la base. Terminate le nostre maglie, ci andiamo ad unire nella maglia, qui dobbiamo contare 1 2 3, andiamo in questa maglia, andiamo a fare una maglia bassissima, entriamo nella prossima, facciamo una maglia bassissima e ripetiamo l'operazione di 9 catenelle e dobbiamo farne di questi 1 2 3 4 5 6 piume e poi stacchiamo il filo e andiamo a farne altri. Dobbiamo fare 2 sovrapposti per ogni ala. Per le ali dobbiamo realizzare prima le 2 parti rosse, poi realizziamo quella verde e poi quella azzurra. Per realizzare la parte rossa l'abbiamo già vista, andiamo a realizzare la parte verde. Per la parte verde dobbiamo realizzare una catenella di 12 maglie. Giriamo la nostra catenella e andiamo a lavorare 12 maglie basse nelle nostre 12 catenelle. Giriamo il lavoro e facciamo un aumento nella prima maglia e andiamo a lavorare tutto in costa dietro. Andiamo a fare il nostro aumento e lavoriamo le nostre 13 maglie in tutto. Lavorate in costa dietro. Giriamo il lavoro e andiamo a fare un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 14 maglie, andate a lavorare sempre in costa dietro. Giriamo il lavoro e facciamo un aumento nella prima maglia, in tutto saranno 15 maglie basse, lavorate sempre in costa dietro. Giriamo e facciamo un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 16 maglie, lavorate sempre in costa dietro. Giriamo il lavoro, facciamo un aumento nella prima maglia e saranno 17 maglie, lavorate sempre in costa dietro. Giriamo, facciamo un aumento nell'ultima maglia e saranno 18 maglie, sempre lavorate in costa dietro. Giriamo e facciamo un aumento nella prima maglia, in tutto saranno 19 maglie basse, sempre lavorate per tutti i prossimi giri sempre in costa dietro. Continuate questo lavoro. Giriamo e facciamo un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 20 maglie basse, un aumento nella prima maglia e saranno
21 maglie basse. Giriamo e facciamo un aumento nelle ultime maglie e saranno 22 maglie basse. Giriamo e facciamo un aumento nella prima maglia e saranno 23 maglie basse. Un aumento nell'ultima maglia e saranno 24 maglie basse. Giriamo il lavoro e facciamo un aumento nella prima maglia, in tutto saranno 25 maglie basse e poi andiamo a rifinire come vi farò vedere. Possiamo ora andare a staccare il filo, chiudiamo e dobbiamo rifinire questa parte qui in questo modo. Andiamo a fare, entriamo in questo punto qui dove c'è dove abbiamo fatto le diminuzioni, andiamo agli aumenti, andiamo a fare 1 2 e 3 catenelle e ci andiamo ad agganciare qui nella prossima maglia con una maglia bassissima. Ripetiamo le nostre 3 catenelle, 1 2 e 3 e ci agganciamo nella prossima maglia qui con una maglia bassissima. Andiamo a rifinire tutta questa parte in questo modo, 1 2 e 3 ed entriamo nella maglia qui, 1 2 e 3 ed entriamo qui, 1 2 e 3 ed entriamo qui, 1 2 e 3 ed entriamo qui, 1 2 e 3 e chiudiamo in questo punto. Fatto questo possiamo chiudere la nostra parte e sarà l'altro lato dell'ala. Per realizzare la parte azzurra dobbiamo fare in questo modo: avviamo una catenella di 38 maglie, andiamo a lavorare 38 maglie basse nelle nostre 38 catenelle, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare 35 maglie lavorate in costa dietro. Dobbiamo andare a fare le nostre 3 diminuzioni alla fine, quindi lavoriamo solo 35 maglie però lavorate in costa dietro. Giriamo il lavoro e andiamo a fare un altro giro di 35 maglie lavorate su quelle appena fatte e andate a lavorare sempre in costa dietro. Per ogni giro andiamo a fare questo lavoro. Giriamo il lavoro e facciamo 3 diminuzioni nelle ultime 3 maglie, in tutto saranno 32 maglie basse lavorate sempre in costa dietro. Giriamo e facciamo un altro giro di 32 maglie su quelle appena lavorate sempre in costa dietro. Giriamo il lavoro e andiamo a fare 3 diminuzioni nelle ultime 3 maglie, in tutto saranno 29 maglie basse lavorate sempre in costa dietro. Facciamo un altro giro di 29 maglie sempre lavorate in costa dietro. Giriamo il lavoro e facciamo 3 diminuzioni nelle ultime 3 maglie, in tutto saranno 26 maglie basse sempre lavorate in costa. Giriamo il lavoro e facciamo un altro giro di 26 maglie sempre lavorando in costa dietro. Giriamo il lavoro e facciamo 3 diminuzioni nelle ultime 3 maglie e saranno 23 maglie basse lavorate sempre in costa dietro. Facciamo un altro giro di 23 maglie sempre lavorate in costa. Giriamo e facciamo 3 diminuzioni nelle ultime 3 maglie e saranno 20 maglie basse lavorate sempre in costa. Facciamo un altro giro di 20 maglie lavorate in costa. Giriamo il lavoro, facciamo 3 diminuzioni nelle ultime 3 maglie e saranno 17 maglie lavorate in costa. Giriamo e facciamo un altro giro di 17 maglie lavorate in costa. 3 diminuzioni nelle ultime 3 maglie e saranno 14 maglie lavorate in costa. Giriamo, facciamo l'ultimo giro di 14 maglie lavorate in costa e stacchiamo il filo. E possiamo staccare il filo. Per la coda avviamo una catenella di 36 maglie, lavoriamo 36 maglie basse da questo lato della catenella e 36 maglie basse dall'altro lato della catenella.
Giriamo poi il nostro lavoro. Dobbiamo andare a lavorare ora in costa dietro e dobbiamo lavorare 3 diminuzioni. Andiamo a fare 3 maglie bassissime nelle prime 3 maglie e lavoriamo le nostre 33 maglie per questo lato. Poi giriamo il nostro lavoro e lavoriamo 33 maglie per quest'altro lato del lavoro. Lavorate in costa. Giriamo nuovamente il lavoro e andiamo a fare 3 diminuzioni nelle prime 3 maglie. Quindi andiamo a fare delle maglie 3 maglie bassissime nelle prime 3 maglie e andiamo a fare 30 maglie basse, ma arrivate alle nostre 30 maglie basse lavorate in costa, arriviamo qui in alto e andiamo a fare 2 aumenti solo qui sopra, giriamo e lavoriamo nuovamente 30 maglie basse anche per questo lato, lavorando sempre in costa dietro. Ho lavorato le mie 30 maglie in costa così come ho detto e poi vado a fare il mio aumento nella 30ª maglia. Qui vado nella prossima, vado a fare un altro aumento lavorando sempre in costa e vado a lavorarmi le mie restanti maglie. Quindi dobbiamo andare a fare, come abbiamo fatto qui, le 3 diminuzioni. Quindi andiamo a lavorare ancora dopo questa altre 29 maglie basse, sempre lavorate in costa. Fatto questo possiamo staccare il nostro filo, questa è la base di sotto della coda, e poi dobbiamo andare a fare con il filato azzurro la parte che verrà applicata sopra a questa base di coda. Per fare la seconda parte della coda abbiamo con il filato azzurro una catenella di 20 maglie, lavoriamo 20 maglie basse per questo lato della catenella e 20 maglie basse per il lato di sotto della catenella, in tutto saranno 40 maglie basse. Giriamo il lavoro e dobbiamo fare 3 diminuzioni nelle prime 3 maglie, lavoriamo le 17 maglie, arrivate a questo punto andiamo a fare 2 aumenti e poi lavoreremo nuovamente le 17 maglie dall'altro lato del nostro lavoro, in modo da trovare, così come abbiamo fatto con questa base qui, andiamo a fare lo stesso lavoro anche per questo azzurro. Dobbiamo fare 3 diminuzioni nelle prime 3 maglie, lavoriamo 17 maglie in costa e ci ritroviamo qui dove dobbiamo fare i nostri aumenti. E dopo aver lavorato le mie 17 maglie in costa dietro vado a fare il mio aumento proprio nella 17ª maglia. Qui vado nella prossima, lavoro la mia maglia, vado a fare il mio aumento e vado a lavorare le restanti 16 maglie. Giro il lavoro e vado a lavorare nuovamente allo stesso modo, sempre però lavorando in costa. Vado a ripetere le stesse maglie che sono sotto, le vado a lavorare così come si presentano, però lavorandole in costa dietro. Dobbiamo ora andare ad applicare le 2 code. In questo modo possiamo o cucirle oppure andiamo con lo stesso uncinetto, andiamo a lavorare le nostre maglie basse tutte intorno fino a chiudere da quest'altro lato qui. Quindi partiamo di qua e andiamo a chiudere insieme le nostre 2 lavorazioni, le applichiamo bene, magari vi aiutate anche con gli spilli se preferite, e andate maglia per maglia e andate ad unire queste 2 parti. Quindi andate in questo modo e le andate ad unire semplicemente con una maglia bassa in ogni maglia. E fate tutto il giro fino ad arrivare da quest'altro lato. Fatto tutto il giro possiamo staccare il filo, lo lasciamo un po' più lungo in modo da poterlo cucire poi dietro. E questa è la coda rifinita. Il becco del pappagallo è composto da 2 parti, la parte nera che va sotto e poi c'è l'altra parte del becco sopra che va applicata in questo modo qui. Andiamo a realizzare prima questa base qui del becco di sotto. Per realizzarla dobbiamo andare a fare
un anello magico di 6 maglie. Stringiamo il nostro anello e facciamo un aumento in ogni maglia, saranno 12 maglie. Andiamo a fare una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie. Andiamo a fare ogni 2 maglie un aumento e saranno 24 maglie. Andiamo a fare ogni 3 maglie un aumento e saranno 30 maglie. Stacchiamo il filo e andiamo a realizzare la parte di sopra. Per realizzare la parte superiore del becco andiamo ad avviare con il filato beige un anello magico di 6 maglie, lo stringiamo soltanto e lo andiamo a girare in questo modo. Andiamo a lavorare 3 maglie basse nelle prime 3, 1, 2 e 3. Andiamo poi a fare una catenella di 5 maglie, 2, 3, 4 e 5 maglie. Giriamo il nostro lavoro in questo modo e lavoriamo 5 maglie basse nelle nostre 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Fatto questo, andiamo a lavorare le restanti 3 maglie basse nelle 3 maglie successive. Giriamo ora il nostro lavoro e andiamo a sostituire il filato con il filato nero solo per le prime 3 maglie. Andiamo a lavorare 3 maglie basse con questo filato nero, 1, 2 e 3. Prendiamo il filato beige che avevamo usato prima e lo andiamo a sostituire e andiamo a lavorare 10 maglie con questo filato beige. Giriamo, 6, 7, 8, 9 e 10. Andiamo a sostituire nuovamente il filato e lavoriamo le restanti 3 maglie con questo filato nero. Giriamo il lavoro e lavoriamo le prime 2 maglie con il filato nero, 1 e 2. Andiamo a sostituire il filato nero con quello beige e andiamo a lavorare le nostre maglie 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Lavoriamo altre 6 con questo filato, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e andiamo a lavorare le restanti 2 maglie con il filato nero. E questo sarà il nostro becco. Possiamo staccare il filo, poi andremo a cucire questa parte qui dopo aver leggermente riempito con l'ovatta. Per gli occhi possiamo utilizzare questi occhi in plastica e possiamo aggiungere o un po' di filo giallo oppure un po' di panolengi giallo sotto l'occhio prima di andarlo ad incollare.
Con ago e filo andiamo a stringere leggermente questa parte qui davanti del muso del nostro pappagallo. Passiamo il filo e stringiamo in questo modo, cercando di realizzare già un po' la base del becco. E staccate il filo. Ci aiutiamo poi con gli spilli a fermare questa parte qui del muso e andiamo poi ad applicare sopra quest'altra parte dopo averla cucita qui nella base di sotto. Andiamo ad applicarla in questo modo, quindi lasciamo aperta questa parte superiore e chiuderemo solo questa parte qui. Uniamo questa parte con ago e filo e andiamo a cucire bene fino alla punta. Andremo ad inserire un po' di ovatta sintetica, giusto un pochino, all'interno. Chiudiamo bene. Inseriamo un po' di ovatta sintetica solo nella base di sotto. E andiamo poi a cucire anche questa parte qui dopo aver fermato con gli spilli. Per realizzare le zampe abbiamo un anello magico di 5 maglie. Lavoriamo le 5 maglie per 10 giri. Dobbiamo fare 3 uguali e poi andremo ad unire tutte e 3 insieme. E dopo aver realizzato le 3 dita di 5 maglie per 10 giri, l'ultima non la stacchiamo e andiamo ad unirci in questo modo. Prendiamo il secondo dito e andiamo a lavorare 3 maglie, 1 2 e 3. Dobbiamo prendere solo la parte naturalmente qui delle maglie. Fatto questo, prendiamo l'altro dito e andiamo a lavorare 3 maglie anche per questo dito. In questo modo li andiamo ad unire. 1 2 e 3. In tutto fino ad ora abbiamo lavorato 6 maglie. Giriamo il nostro lavoro in questo modo e proseguiamo la lavorazione di 2 maglie per quest'altro, sempre per questo dito. Continuiamo a lavorarlo. 1 e 2. Entriamo nel prossimo dito e lavoriamo 2 maglie anche per questo. 1 e 2. E andiamo a lavorare 5 maglie per quest'ultimo dito che non l'avevamo lavorato, quindi andiamo a lavorarlo tutto intorno fino a raggiungere la parte iniziale. In tutto dobbiamo aver lavorato 15 maglie. Terminato il nostro giro, andiamo a fare un altro giro di 15 maglie lavorando tutte le nostre maglie. Prima di proseguire andiamo a realizzare la struttura di ferro e poi andremo ad inserire all'interno delle nostre 3 dita. Per realizzare la nostra struttura in ferro andiamo a prendere il nostro ferro, filo di ferro di acciaio, andiamo poi a piegare, dopo aver misurato circa 4 dita in questo modo, andiamo a piegare a questa altezza e realizziamo il primo dito così, in questo modo. Giriamo e andiamo a realizzare il secondo e poi andiamo a realizzare il terzo e ritornate verso la struttura iniziale. Stringete poi bene la parte, tagliate il filo in eccesso con le pinze
ed andate ad arrotolare semplicemente questa parte alla base di sopra. Stringete bene ogni parte in modo da poterla poi inserire nelle dita. Andate un po' ad arrotolare un po'. Fatta la vostra struttura, la andate ad inserire all'interno del lavoro. Inserite ogni dito nella struttura. Volendo potete andare un po' ad inserire un po' di ovatta sintetica, questo è facoltativo, dipende da come desiderate voi farlo. Se volete potete aggiungere un po' di ovatta sintetica e proseguite la lavorazione facendo una diminuzione della prima maglia, una diminuzione dell'ultima maglia e saranno 13 maglie basse. Facciamo una diminuzione della prima maglia e saranno 12 maglie. Facciamo 6 diminuzioni e saranno 6 maglie e andiamo a lavorare le nostre 6 maglie per altri 4 giri. Andiamo a sostituire il filato con quello rosso e andiamo a fare altri 2 giri di 6 maglie con questo filato e poi stacchiamo. Fatto questo possiamo staccare il filo e andare a cucire sotto. Per le ali facciamo in questo modo: mettiamo prima la base sotto, questa rossa, andiamo a sistemare bene tutte le piume, poi andiamo a mettere l'altra base rossa. Questa naturalmente può essere fatta anche gialla, dipende dai colori che volete dare, quindi fate la prima rossa, la seconda la potete fare anche gialla. Io l'ho fatto tutte e due rosse, ho usato un colore leggermente un po' più scuro. Ecco, andate ad applicarla in questo modo al rovescio e poi fermate con lo spillo. Andate ad adagiare l'altra verde, scendete leggermente un po' più giù dall'inizio delle piume, più o meno in questo modo, e poi andate ad applicare l'ultima, questa azzurra, sotto quella verde. Dovete fare in modo che il taglio venga naturalmente all'opposto tra un'ala e l'altra. Se questa l'avete messa in questo modo, l'altra dovete mettere dall'altro modo a specchio. Fatto questo, questo è il risultato delle nostre ali montate. Andate un po' a distribuire bene l'altezza e poi andate a cucire i vostri pezzi in modo da bloccare la parte interna con ago e filo. Naturalmente dove c'è ogni colore andate a utilizzare lo stesso colore in modo che non si veda sotto la parte. Abbiamo lasciato a posto il filo lungo in modo da poterlo cucire. Andate a cucire senza far vedere naturalmente la parte opposta. Andate a prendere le maglie in modo che non si vedano. E vado semplicemente con ago e filo a bloccare la parte, cercando di non far uscire il colore all'esterno. Proseguiamo anche così per l'altra parte dell'ala. Andiamo poi a rifinire la base di sotto del nostro pappagallo. Qui dobbiamo inserire questo filo che avevamo lasciato in sospeso e andiamo a realizzare una riga centrale. Fatto questo possiamo andare ad inserire la nostra zampina a questa altezza e andiamo a fermare prima con gli spilli e poi andiamo a cucire. Andiamo a fermare tutte e due le zampine da un lato e dall'altro. Andiamo poi a cucire le ali, le andiamo a posizionare in questo modo sulla parte del dorso e andiamo a fermare prima con gli spilli e poi andiamo a cucire bene, fermando bene tutte le parti in modo da bloccare tutto sul corpo, e poi andiamo ad applicare la coda dietro sotto.
andiamo a cucire alla base qui sotto. E dopo aver fermato bene sul dorso, con ago e filo andiamo a passare tutto intorno in modo da bloccare bene fino a cucire tutta la parte. Quando arrivate qui girate verso il centro e poi cambiate il filato e andate a fare con quello verde e con quello azzurro in base al colore che vi trovate e andate a cucire tutto bene intorno. Andate a cucire anche la parte interna qui delle ali, dove c'è l'unione delle due ali, in questo modo qui. Vuoi essere mio amico? Vuoi essere mio amico? Amico! Ed eccolo qui, questo è il mio pappagallo terminato, spero che vi piaccia, è molto semplice da realizzare come avete visto, questa è la mia versione, spero che vi piaccia, condividete il video, taggatemi se lo fate e fate iscrivere i vostri amici al canale, vi aspetto in tanti al prossimo, ciao ciao, baci, un abbraccio.